Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2022. Sono letture fatte per un gruppo. Quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate poi il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda parte. Grazie. L'appeso, mamma mia, è già uscito un sacco di segni. L'appeso. Periodo di stand-by, amici della Vergine. Per qualcuno si tratta di avere la possibilità di riflettere magari su qualche tipo di situazione, di circostanza, di relazione o di persona. Si tratta di avere la possibilità di guardare le cose, diciamo, da un altro punto di vista, ok? Andiamo a vedere con gli oracoli che messaggio vi danno. Ok. Flessibilità, carta numero 19. E sento che per certi versi la flessibilità è proprio una di quelle cose che forse sono un po' limitate nella carta dell'appeso. Penso che il tema del periodo sia proprio un po' questo, no? Essere appeso magari fra due scelte, non sapere bene come muoversi, e qui un po' il consiglio che vi danno è: incontra la tua flessibilità, cerca di essere flessibile. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi che cosa vi dicono. Per gli amici della Vergine, scusate, queste mi sono scivolate. Wow, partiamo con un asso di spade al contrario. Quindi il periodo di stasi, di stallo, diciamo così, di cui mi parla l'appeso, potrebbe proprio far riferimento al fatto che non si vuole tagliare qualche cosa, o per qualcuno potrebbe anche essere che non si ha la chiarezza mentale per fare questo genere di taglio. Abbiamo un 3 di bastoni e il 3 di bastoni parla di quelle che sono i progetti futuri, i viaggi, gli spostamenti. Normalmente il 3 di bastoni fa riferimento a un qualche tipo di progetto che è appena iniziato o sta per iniziare, o sento che per molti potrebbe essere una relazione o un qualche tipo di appunto situazione all'interno della relazione che è appena iniziata. Parla anche di spostamenti, il 3 di bastoni comunque. Seguiamo poi con un 9 di bastoni, e il 9 di bastoni esprime una certa paura probabilmente da parte vostra in questo nuovo inizio, in questo nuovo progetto, ma perché comunque anche l'asso di spade rappresenta una sorta di confusione mentale, no? Che è quello che fa poi l'appeso, nel senso che cerca di vedere le cose da un altro punto di vista. Beh, guardate, l'appeso al contrario qui. Dicevo, cerca di guardare le cose da un altro punto di vista per riuscire appunto a schiarirsi le idee. Abbiamo, come dicevo, l'appeso al contrario e qui c'è una sorta di... Guardate, vedo la carta flessibilità, mi verrebbe da dire rigidità, ok? Perché è al contrario qui, è come se non si volesse vedere un altro lato della medaglia per certi versi. Andiamo poi dopo a spiegarlo meglio con i mini tarocchi. Abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe, potrebbe fare riferimento a qualcuno che vi fa un'offerta, a qualcuno che entra nella vostra vita. Mi parlano di trasferimento di lavoro o comunque di un cioè nel senso, è come se qui qualcuno, o avesse la possibilità di trasferirsi, okay, o avesse appena effettuato un trasferimento per quello che riguarda magari motivi di lavoro, motivi familiari, e dovuto a questo trasferimento si va
verso questo cavaliere di coppe. Quindi potrebbe essere una persona, guardate, fante di coppe anche dopo, potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita se non avete nessuno, o se siete già in una relazione potrebbe essere la vostra persona di interesse che arriva e vi fa un'offerta. Abbiamo anche il fante di coppe dietro, che è un po' la stessa energia del cavaliere di coppe, ma forse un po', mhmm, da un certo punto di vista più titubante, perché comunque più giovane come energia, e anche un pochettino più immatura forse. Poi abbiamo un fante di bastoni e un 6 di pentacoli al contrario. Quindi qui potrebbe essere che qualcuno abbia addirittura la scelta, se non avete nessuno potrebbero essere diverse persone che entrano nella vostra vita, o più semplicemente, potrebbe far riferimento al fatto che, ehm, come vi posso dire, è un consiglio, se vogliamo delle carte, a trovare quello che è un po' di entusiasmo alla novità, quello di trovare un po' più di spirito di avventura, mi verrebbe da dire. Vi ricordo che qui avete la flessibilità e quindi flessibilità vuol dire anche proprio uscire dalla zona di comfort, ehm, e ritrovare, come vi dicevo prima, quell'entusiasmo alla novità, mi verrebbe da dire, okay? Terminiamo poi con un 6 di pentacoli al contrario e per qualcuno si parla di quello che è, diciamo non proprio un equilibrio, ecco. Probabilmente qualcuno o sta prendendo di più di quello che sta dando o sta dando di più di quello che sta prendendo. Andiamo a vedere nello specifico con i mini tarocchi. Spiegatemi l'asso di spade al contrario, abbiamo un 8 di coppe e la regina di coppe. Quindi di nuovo l'otto di coppe è una carta che fa riferimento ad uno spostamento, ad un movimento di tipo fisico, ehm e per certi versi è come se non si volesse lasciare indietro questo amore, questa passione. Per qualcuno potrebbe far riferimento alla madre, magari qualcuno si sta staccando, diciamo, dal paese di origine dove, è presente anche la figura materna e si fa un attimino di c'è questa sorta di confusione mentale, di preoccupazione magari per qualcuno. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un altro fante di coppe che era già uscito qui e il 7 di coppe. Mh-mh. Io credo che scusate, voglio vedere anche ancora il 9 di, bastoni, perché credo che questa paura espressa, diciamo così, da questa carta, questo stare un pochino sulla difensiva, io credo che sia perché questo progetto che è appena iniziato non è del tutto sicuro. Potrebbe essere che non siate, diciamo così, proprio sicuri di quello che potrebbe essere l'esito, di quello che potrebbe essere il risultato. È un po' come se non aveste fatto, diciamo una non aveste, ponderato quello che era la decisione di iniziare questo viaggio o questo nuovo progetto. Il 9 di spade è spiegato dal 4 di spade al co scusate, il 9 di bastoni è spiegato da un 4 di spade al contrario, da un altro 9 di bastoni e dalla ruota della fortuna. Io credo che qui ci sia qualcuno che ha ancora bisogno di fare un lavoro interiore per riuscire a fidarsi di più di se stessi, per riuscire a capire dove mettere i paletti, per riuscire proprio a cambiare quello che è la propria realtà. Anche perché io vi ricordo che se si resta focalizzati su quelli che sono le paure, se si continua a mandare energia alla cosa o al pensiero di cui abbiamo paura, continuiamo a nutrire quel pensiero, ok? Quindi è meglio non pensare a quello che non vogliamo, ma focalizzarci su quello che si vuole. Quindi ho paura che il progetto fallisca, focalizzate l'attenzione sul fatto che il progetto non vada bene. Voi focalizzate l'attenzione sul fatto che il progetto vada bene. Cambiate atteggiamento, è un po' quello che mi viene da dire vedendo la ruota della fortuna qui. Andiamo a vedere l'appeso al contrario. 8 di pentacoli e l'imperatrice al contrario.
Mm, credo che sia una sorta di insicurezza quella che avete in questa situazione o in questa relazione. E giustamente avendo l'appeso è una persona che si sente legato per certi versi, e avendo questa carta è un po' come se, diciamo così, foste voi a creare quelle che sono le barriere, a creare quelli che sono i limiti. È per quello che non si sblocca la situazione. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, per piacere, grazie. 10 di bastoni e il papa. Guardate, il 10 di bastoni in quanto 10, anche qui avevamo un 10 con la ruota della fortuna. Parla della fine di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo. Mhmm, Parla anche di quello che è il lasciarsi, mi verrebbe da dire, vedendo anche che c'è il Papa vicino, è come se, voleste lasciarvi indietro quelle che sono le aspettative degli altri, le aspettative della società, ehm, o le aspettative in questo caso di questo cavaliere di coppe. C'è una sorta di volontà di cambiamento. Avendo il Papa può far riferimento al fatto che si voglia una sorta di riconoscimento, una sorta di ufficializzazione, una sorta di passo avanti, no, ed è per quello anche che c'è il 10 di bastoni, perché si parla comunque di quello che è la fine di un ciclo. Andiamo a vedere il fante di coppe. La temperanza al contrario, il 9 di spade e il 7 di bastoni. Mh. Io vi sento che fatemi vedere anche il fante di bastoni. Vi sento che siete preoccupati. C'è una sorta allora, con la temperanza al contrario c'è una sorta di disequilibrio, okay, però ecco, avendo anche il 9 di spade e il 7 di bastoni, sento che c'è qualcuno qui che è preoccupato per tutta questa situazione di difesa. Anche qua vi state difendendo. Vi state e sento che anche qui in un certo senso c'è un qualche tipo di questione con gli altri per quello che riguarda il difendere le proprie idee, il lasciarsi indietro le aspettative degli altri, vi ho detto prima, no, le aspettative della società. E qui di nuovo state combattendo con quelli che sono i giudizi, i pregiudizi, le opinioni degli altri inerente a questa situazione o a questa relazione, perché comunque in questo momento, sapete di essere in disequilibrio e quindi probabilmente, siete lì che pensate: quanto hanno ragione gli altri e quanto invece, no? Gli altri può essere anche il fante di coppe qui in questione, eh. Allora, il, fante di bastoni è spiegato da un 8 di bastoni al contrario, un cavaliere di spade al contrario e la sacerdotessa al contrario. Dunque, l'8 di bastoni al contrario mi parla di una non comunicazione, qualche cosa che non è stato detto o qualche notizia che non arriva. E vedendo comunque anche che c'è il cavaliere di spade al contrario e la sacerdotessa al contrario, è come se non ci fosse per certi versi sento proprio un dialogo con questa persona. Il cavaliere di spade normalmente parla di qualcuno che va e che viene, è un'energia un po' diciamo così intermittente, è un'energia anche un po' egoista. Vi ricordo che era per spiegare questo fante di bastoni. Il fante di bastoni esprime proprio quello che è una persona improntata su se stessa, che non vede nessun altro. Fatemi vedere questo 6 di pentacoli per piacere. Abbiamo un 6 di spade al contrario, un 2 di coppe al contrario,
un 6 di bastoni al contrario e la stella al contrario. È come se non ci fosse tanto la forza di più che la forza direi la speranza di trovare un equilibrio in questa relazione o in questa situazione. Perché comunque, guardate, son tutte carte al contrario, però a parte questo abbiamo il 6 di spade che parla normalmente del lasciare un qualche tipo di situazione. Vi ricordo che qua avevate il viaggio, okay, qui avevate la ricerca interiore, quindi ci sono degli spostamenti che magari andrebbero fatti. Vi ricordo che l'asso di spade è al contrario, se al dritto vuol dire fare un taglio, al contrario è proprio il non fare un taglio. Quindi c'è questa sorta di non volersi allontanare da questa regina di coppe, che potrebbe essere la persona di interesse o potrebbe essere, come abbiamo visto prima, una figura magari femminile legata alla madre. Poi abbiamo il 2 di coppe al contrario e anche qui mi parla di quello che non è in realtà un'unione, diciamo, proprio felice. E poi abbiamo il 6 di bastoni al contrario, anche qui c'è qualche cosa che non viene riconosciuto in questa situazione, in questa relazione. E avendo la stella al contrario sento che si sono perse un po' le speranze di ritrovare questo tipo di equilibrio di cui mi parla il 6 di pentacoli. Però guardate, io sento che, attraverso quello che potrebbe essere questo tipo di allontanamento, di cui mi parlano queste carte, vi ripeto, la flessibilità, ehm, arriverete comunque a quello che è lo sblocco, diciamo così, di questo periodo di cui mi parla l'appeso. Si arriverà a, io credo a prendere consapevolezza, perché comunque qui c'è la realizzazione, la consapevolizzazione di quello che magari non va all'interno di questa situazione, di questa relazione, mh? Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi dicono. Una carta per piacere, grazie per gli amici della Vergine. Ok, abbiamo. Prima di tutto ama te stesso. Quindi è vero che anche l'appeso parla di una situazione di sofferenza, di sacrificio e queste carte dicono prima di tutto ama te stesso. Il rispetto di sé rende più romantici e più attraente, ma poi è proprio una questione di amor proprio, che se non ci amiamo noi stessi, come possiamo pretendere che lo facciano gli altri? Relazioni delle vite passate. Vi siete conosciuti in passato. Io in realtà non ho carte che mi facciano scusate, scusate ho starnutito. Questa carta però dice che vi siete già conosciuti, in qualche vita passata. Stavo cercando di vedere se c'erano riferimenti. C'è la temperanza, quindi potrebbe anche essere che faccia riferimento proprio alla questione, sì, karmica o comunque che vi siete già conosciuti in vite passate. E poi mi parla di amore non corrisposto. Non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. E qui andiamo al 6 di pentacoli dove comunque spiegavo che manca proprio quella sorta di equilibrio, probabilmente a livello concreto, cioè nella vita di tutti i giorni, in quello che potrebbe essere la quotidianità. Cari amici della Vergine, io sento che siete in fase di rinnovamento, diciamo così. In questo momento probabilmente non potete muovervi tanto perché siete in questa situazione d'appeso, ma è perché avete comunque anche i vostri dubbi, se vogliamo, su quelle che potrebbero essere le possibilità magari con questa nuova persona, in questa nuova relazione o situazione, come vi dicevo. Però ripeto, per chi non è nessuno, potrebbe essere questo cavaliere di coppe che rappresenti una nuova persona che entra nella vostra vita, ma sento che prima dovete fare questo tipo di spostamenti, questo tipo di riaggiustamenti, diciamo così. Bene.
Vi sento tanto comunque, impegnati a difendere i vostri spazi, a difendere le vostre idee. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.